Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete qua nel mio canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'IT e delle soluzioni open source che piacciono a me e spero che piacciono anche a voi. Ma questa settimana andremo a parlare del mio amico Zabbix. Perché? Perché mi è arrivata dalla community delle persone che sono iscritte al canale Telegram Zabbix Italia alcune richieste tipo dammi qualche esempio di utilizzo delle action all'interno di Zabbix. E allora andiamo a vedere insieme a voi che cosa sono queste action che ci mette a disposizione il nostro Zabbix e mi aiuterò come al solito con le mie fantastiche slide. Quindi Zabbix ci permette di gestire tutti i percorsi di alerting, quindi di notifica di un eventuale problema tramite un menu dedicato. Poi andremo a vedere dov'è questo menu. Però sappiate che in generale Zabbix è in grado di poter reagire in base a degli eventi. Questi eventi possono essere di vario tipo. Come vediamo qua nella slide, infatti, il classico, ed è quello che andremo a vedere oggi, quello più comune, è reagire a fronte di un problema evidenziato tramite che cosa? Tramite i trigger. Oppure in caso che il problema chiaramente si risolva, perché posso anche avere una notifica quando il problema rientra. Oppure in base agli eventi che vengono generati dallo Zabbix internamente, tipo qualcosa non funziona bene, lo Zabbix reagisce e potrebbe inviarvi una notifica. Oppure, per esempio, eventi di network discovery, quindi la funzione Zabbix che va a discoverare, per esempio, degli oggetti all'interno della vostra network, a un certo punto trova qualcosa e potrebbe anche inviarvi una notifica. Eventi di tipo autoregistration e sono eventi nati dall'autoregistrazione di Zabbix Agent in modalità attiva. È una cosa che non abbiamo mai trattato, quindi però sappiate che esiste e magari ne parleremo più avanti. E poi l'ultimo, che è un'introduzione recente, da quando hanno rivisto gli IT service, quindi il monitoraggio di servizi intesi come servizi IT e non il servizio di Windows o di Linux, quindi un servizio può essere, non so, lo stack del mio shopping cart che è formato da web server, Apache, eccetera, eccetera. No? Quindi quando non funziona una componente di questo servizio, Zabbix potrebbe inviarvi una notifica. Attenzione perché oggi subito mi hanno detto ma qualcosa non mi torna, Zabbix è un po' complicato perché io mi aspetterei che una volta che ho creato un trigger, in automatico posso anche assegnare la notifica del problema. Dovrebbe essere lì dentro. Vero, perché alcuni sistemi potrebbero, anzi integrano già la possibilità di definire quando vado a dire che per me la CPU maggiore di 90 è un problema, anche l'eventuale action che invia una mail o fai qualcosa. In Zabbix non si lavora così, pro e contro di questa strategia. Perché? Perché in questo modo avere delle action che stanno al di sopra del trigger chiaramente semplifica la creazione di questi percorsi di notifica. Perché se io dico per tutti i problemi che hanno una severity di tipo high, manda una mail. È diverso invece andare a customizzare singolo trigger per fare quello che vogliamo. Immaginate un'installazione molto grande, potrebbe essere molto complesso star dietro a piccole modifiche che bisognerebbe andare a fare puntualmente su ogni singolo trigger. Poi pro e contro di tutte le opzioni. Però in Zabbix funziona così, quindi lo Zabbix trigger definisce il problema tramite delle espressioni, sfruttando gli item che abbiamo creato. Quindi, per esempio, CPU maggiore di 90, quello è la definizione di un nostro problema.
Dopodiché, dopo che avete creato i trigger che evidenziano un problema, chiaramente dovete creare invece delle action per poter fare delle azioni a fronte di quel problema, ok? E qua vediamo, questi sono i classici problemi e le varie severity e quando nasce il problema. Questo è abbastanza classico, no? Avere questa schermata sotto monitoring e problem. Le Zabbix alert possono essere di vario tipo, come avevo accennato all'inizio. Se voi andate nel menu Alerts dalla versione 6.4, vi ritroverete che all'interno del menu Action abbiamo Trigger Action, Service Action, Discovery Action, Auto Registration Action e Internal Action. Quindi, come vi avevo anticipato, noi oggi tratteremo le trigger action, che sono quelle di utilizzo più comune perché quando c'è un problema vogliamo ricevere una notifica. Tutte le altre sono per gli aspetti che abbiamo discusso in precedenza, quindi altri eventi che vengono generati da altri processi interni del nostro Zabbix. Quando andremo a creare sotto action e trigger action, andremo a crearci la nostra azione, ci saranno dei campi fondamentali da andare a compilare, tipo il nome della nostra action, e usate, vi raccomando, dei nomi che siano parlanti e non scrivere invio mail. Invio mail, in merito a che cosa, magari, o a chi, o magari quella lì una action specifica per ambiente Oracle o per ambiente Linux, magari diamogli un nome che sia un pochino più esplicativo, perché a distanza di mesi poi uno dice ma dove l'ho fatta questa cosa? Cioè quando è che mi invia la mail? Diventa un po' un casino. Quindi fatelo che sia parlante. Dopodiché, tramite delle condizioni, e possono essere svariate, come vedete qua possiamo utilizzare il nome del trigger, possiamo usare il nome del tag o il valore del tag associato allo specifico problema, oppure in base alla severity, e quindi dire tipo maggiore di information o maggiore o uguale a warning, cose di questo tipo. Oppure utilizzare delle condizioni che sono per host group o anche time based. Chiaramente tutte queste condizioni le potete anche mettere tutte insieme, condizionate da delle espressioni logiche tipo and or, ok? E qui andate a definire come devono essere legate tutte le varie condizioni. Potete anche creare delle custom rule e quindi farle un pochino più complesse, tipo dire alla condizione A and B or, e poi tra parentesi altre 2 o 3 condizioni più complesse, perché magari c'è questa esigenza che bisogna escludere magari delle fasce temporali o escludere lo specifico host che si chiama in quella maniera, cose un po' di questo tipo. Quindi è abbastanza personalizzabile. Qua, come vedete, abbiamo 2 tab, uno che è la action, questa tab qui che vediamo, quindi la parte principale, e poi abbiamo operation. Nelle operation, che cosa sono le operation? Sono le cose che dovrà andare a fare Zabbix quando le condizioni sono matchate, ok? Quindi quando arriva un problema ed è di tipo, non so, warning, allora lui seguirà le operazioni che noi gli abbiamo detto di fare. Per esempio, quella più comune è proprio andare a inviare una mail o un messaggio di notifica con qualche strumento. Qua potete addirittura fare più step e magari ne parleremo, se vi interessa scrivetemelo nei commenti, approfondiamo l'argomento delle escalation. Però sappiate che noi possiamo avere una notifica quando nasce il problema, quindi qua tramite operation. Possiamo avere una notifica quando il problema rientra, oppure update operation quando qualcuno va ad aggiornare il problema all'interno dell'interfaccia di Zabbix col tasto update. Per esempio mette delle note, cambia la severity,
o fa un acknowledge al problema. Quindi voi potete avere tutte queste notifiche perché magari dovete seguire l'andamento del problema, ok? Quindi volete essere aggiornati per tutto lo sviluppo del problema. E quindi potete anche fare queste, potete andare a specificare delle azioni in base anche allo stato del problema. Altra opzione è poter eseguire dei comandi remoti. Quindi qua operazione send message è quella più normale, e chiaramente se usate send message dovete andare a compilare il gruppo a cui lo user group che volete inviare questi messaggi, oppure al singolo utente che dovrà ricevere questi messaggi, oppure potete lanciare dei comandi remoti. E quindi qua vedete che c'è una scritta script for remote execution. Dalla versione 6 di Zabbix però, attenzione, per visualizzare qua un comando remoto dovrete andare a configurare all'interno dei global script il vostro remote command. Ce ne sono di vario tipo che potete sfruttare, per esempio vi faccio vedere qua, potete dare un nome che volete, e quindi questo my action for a problem è il nome che andrò a selezionare proprio dentro nella action come comando remoto. Come scope dovete fare attenzione a utilizzare action operation, perché altrimenti manual host action o manual event action hanno altre accezioni e sono da utilizzare in altri contesti. Dopodiché la tipologia di comando che volete eseguire, quindi può essere un webhook, uno script, una connessione remota tramite SSH o Telnet, o un comando con protocollo IPMI. Se usiamo lo script, come vedete qua, posso dirgli di eseguirlo sullo Zabbix server /proxy, sullo Zabbix server solo, oppure sullo Zabbix Agent. Perché? Perché se ho installato un agente sulla macchina che stiamo tenendo sotto controllo, posso anche dire all'agente lancialo dall'host che ha avuto quel problema. E qua andrete a inserire il comando che volete che venga eseguito nello Zabbix server o nell'agente. Quindi non è totalmente difficile, però il problema è che bisogna ricordarsi di fare questo step, quindi andare sotto alerts script, creare il vostro script, dopodiché tornare nelle action e andare a selezionare all'interno delle operation il vostro script, ok? E quindi questo non è una cosa comune, è una cosa nuova che troviamo nella versione 6.0 di Zabbix in poi, quindi prima potevate scrivere direttamente qua lo script, adesso invece dobbiamo crearlo da un punto centrale che sono i global script, ok? Detto ciò, altra cosa importante che secondo me potevamo addirittura, e me lo sono dimenticato anch'io parecchie volte, è andare a definire il media type con cui raggiungere lo specifico utente, perché prima abbiamo detto, ok, raggiungi per esempio Dimitri per quando nasce questo problema. Ma se Dimitri non ha il media type, noi avremo degli errori all'interno della fase di notifica del problema. Ve le farò vedere poi tramite il nostro Zabbix. Però ricordatevi di andare sotto il vostro utente nel tab media e andare a definire il media type, quindi la mail o Telegram o quello che è, per il vostro utente, altrimenti non funzioneranno le action e diventerete pazzi perché dici ma perché non ha inviato la notifica? Oppure magari il vostro utente non è abilitato a vedere l'host che ha il problema. In quel caso proprio lì non sapete che pesci prendere, perché vedete che la action magari non è neanche partita. Perché? Perché appunto il vostro utente non ha dei diritti adeguati per poter essere notificato su quello specifico host. Vabbè, quindi occhio alle permission che date agli utenti. Qua abbiamo la problem view proprio che mostra che cosa succede a fronte di un problema. Quindi qua nella colonna action, vedete, c'è una freccettina
che indica il fatto che c'è stata un'azione e una di queste azioni non è andata a buon fine. Ve lo faccio poi vedere in live e quindi switchiamo sul nostro browser e andiamo a vedere il nostro Zabbix. Questa è una versione 6.4, quindi una delle ultime uscite di Zabbix. Noi qui abbiamo detto che per creare la nostra action noi dobbiamo andare sotto Alerts, Action, qua comparirà il menu, ci posizioniamo su Trigger Action e se ne dobbiamo fare una nuova dobbiamo andare qua e cliccare su Create, dare un nome che vogliamo, e quindi test per esempio, action, e dobbiamo inserire le nostre condizioni. Vedete che ce ne sono parecchie, ma la più banale è trigger severity is greater than or equal, per esempio di warning. E quindi faccio add e poi ho l'obbligo di andare a definire un'operazione. Quindi operation vuol dire che a fronte di un problema dovrò fare qualcosa. Fare qualcosa, nel mio caso qui ho più di uno script, ma se io voglio mandare solo un messaggio faccio send message e a chi vado a selezionare il mio utente che è Dimitri e quindi in questo caso io praticamente ho finito. Basta, facendo così io a fronte di un problema riceverò una mail verso il media type che ho definito per il mio utente, che è Gmail, ok? In questo caso. Faccio add e mi crea la mia action. Vedete che è abilitata, ce n'è una che è quella di default che è disabilitata, tutte le altre sono quelle che ho creato io. Disabilito questa perché ne ho già creata una per fare dei test. Per fare dei test chiaramente ho creato un host con un item di tipo Zabbix Trapper in modo tale da farlo velocemente, quindi inviare dei messaggi allo Zabbix server tramite lo Zabbix Sender e avere velocemente il trigger che scatta e mi evidenzia il problema in base al fatto che ho eseguito questo comando. Quindi se io adesso mi posiziono sotto Monitoring Problem, vedete che non c'è nessun problema. Se io lancio il mio comando, tra qualche secondo comparirà una linea che mi evidenzia che su quell'host specifico c'è un problema e mi farà anche vedere che ha intrapreso delle azioni. Eccolo qua, questo è il mio problema e come vedete qua c'è action, la colonna action, che mi dice che ha fatto due azioni. Una di queste, vedete che è rossa, infatti la freccia è rossa, è fallita perché mi dice guarda che per l'admin di Zabbix non ci sono media definiti, quindi in questo caso è facile capire che dovete porre rimedio in qualche maniera. Nell'altro caso invece è andato tutto a buon fine e infatti mi dice che è riuscito tramite il media type Gmail a inviare la mail a Dimitri. E qua è l'esempio della mail che mi è arrivata nella posta. Ok? Quindi è abbastanza semplice il workflow. Per oggi è tutto perché chiaramente potremmo complicare di gran lunga la questione delle action, ma se vi interessa chiaramente scrivetemelo nei commenti che andiamo a fare un approfondimento, perché nelle action appunto ci sono anche altre tipologie di action per gli altri processi di Zabbix e quindi se vi interessa ditemelo. Commentatelo magari anche sul canale Zabbix Italia, dove siamo già in tanti, e se non siete registrati iscrivetevi, come anche magari iscrivetevi al mio canale, e ci vediamo la prossima settimana di nuovo perché mi hanno dato un altro bello spunto sul mondo dell'SNMP Trap. E quindi per oggi è tutto ragazzi, e ci vediamo la prossima volta, un salutone da Dimitri, e